Ci riusciamo? Vediamo se va. Prova, prova. Prova live. Funzionerà? O non funzionerà? Vediamo. Ciao Xavelux, mi vedi? Mi senti? Bene, male? Come va la live? Vedo la connessione un po' lenta. Ditemi come si va, come si va, come va la live, ragazzi. Benissimo, ok ragazzi, quindi come sempre una live, quindi iniziamo con un bel like. Oggi vediamo questo drone insieme. Il tempo di condividere. Perfetto, ragazzi, è arrivata l'estate. Finalmente è arrivato il caldo. Ah, caldissimo. Qui domenica dovrebbero essere oltre 30 gradi. Non so da voi invece, com'è la situazione? Un attimo, ragazzi, fatemi condividere. Mi raccomando, un bel like. Allora, bene. Domani è l'ultimo giorno di scuola. Bella Lorenzo, che anno fai di scuola che non mi ricordo? Niente scuola. Ah, a me la scuola è finita da un bel po'. Buon viaggio Lorenzo. Comunque, ciao a tutti quelli che sono entrati. Milano 30, anche a Milano. Se sentite questo rumore ragazzi, è la sedia. Buonasera Marco. Un secondo solo. Ok. Che mi raccontate di bello, ragazzi? Mi è arrivato questo drone l'altro giorno da Banggood, se non sbaglio. E un altro drone economico, costa sui 100 euro e ora lo vediamo insieme. Vediamo se merita. Ok. Bene. Ok. Tolgo la connessione al computer. Lascio solo la pagina del prodotto. Così c'è meno... Dovrebbe essere un po' meglio la live. Vediamo. Ok. Ha il GPS e il barometro, sì, ed è anche pieghevole, ragazzi. Guardate, eccolo. Questo è aperto e questo è chiuso. Ma ora lo vediamo più nel dettaglio, ragazzi. Nella tab community del canale ho messo la classifica dei droni più venduti degli ultimi giorni. Ovviamente il Fimix 8 SE è al primo posto incontrastato. Mi ha sorpreso che anche l'Absanzino sia al secondo posto, molto distanziato dall'X8, però l'Absanzino è un drone che piano piano sta recuperando. Ciao Stefania! Quindi diciamo che a piccoli passi lo Zino sta recuperando terreno. Il prezzo si è abbassato, sta migliorando come aggiornamenti. Cosa aspetti a ordinare l'X8 Anspa? Bicchiere Fimi a 3? Dimenticato che lo buttiamo. No, assolutamente. È lì sopra. No, è un po' più in alto, lì. Però lo userò il mese prossimo, penso. L'Anafi non lo tratto più, l'Anafi. Cioè, è una classifica delle vendite fatte dai miei link, che sono di Gearbest e Banggood, essenzialmente. Mi dispiace che non c'è più il Midron 4K perché non lo stanno più producendo, almeno per un po' di tempo, finché non si sistemano con la questione dell'X8 che avevano problemi, eccetera. Ciao Silvia, un bel like ragazzi, mi raccomando. Buonasera Stepi, Maurizio. Sì, Maurizio, anche l'Absan H501S è un ottimo drone, però anche lui è un po' fuori produzione, si trova su Amazon, ma di meno, ora vanno più altri droni. Allora, ciao Claudio, Claudio carissimo. La telecamera, la cam dell'X8 dovrebbe essere la stessa del Mavic Pro 1, solo che ha diversi settaggi, diversi valori. Buonasera Emiliano. Allora, ultimamente mi stanno arrivando un sacco di droni nuovi di MGX. La settimana scorsa vi ho recensito questo. Ciao Paolo carissimo.
Vi ho recensito questo, andate a vedervi la recensione se non l'avete ancora vista, l'X104, penso, cosa del genere, invece questo è l'X103W. Allora, ora lo vediamo ragazzi. Ciao Andrea! Che facciamo con le nuove regole? Vabbè, innanzitutto aspettiamo che vengano, che arrivino, poi si pensa, poi vediamo un po' come adeguarci. Però il mio consiglio è sempre quello di volare in sicurezza, in spazi aperti, isolati, così nessuno vi dà fastidio, ragazzi. Cercate di non volare in città. Ciao Andrea, ciao Stefano. Ad esempio, oggi nel mio gruppo Facebook c'era un tale che volava a 2 km di distanza con l'X8 SE e si lamentava perché perdeva segnale video a 2 km di distanza. Gli ho fatto notare che è pericoloso volare a certe distanze e si è arrabbiato male questo tizio. Sì, nomi uno più complicato dell'altro. Solo la Xiaomi fa nomi semplici. Xiaomi Mi Drone 4K 1080p X8 A3, che poi gli stessi nomi che usa anche per i telefoni li usa anche per i droni, quindi Xiaomi è un po' così. Ciao Lorenzo Mutti. Lorenzo Mutti come il pomodoro. Ciao. Ciao Danilo. Allora ragazzi, questo X103W vi lascio più tardi il link d'acquisto in descrizione. Leggiamo prima insieme le caratteristiche tecniche. Ok? Allora, si tratta di un drone con una cam 2K, sarà vero? Poi fatemi scorrere un attimo. Che altro dice? Che altro dice? Pesa 248 grammi, ragazzi. 248 grammi. Pieghevole, Luca. Motori. Non capisco se sono brushed o brushless. Lo scopriamo tra poco. Distanza massima 800 metri. Autonomia di volo 15 minuti. E nulla. Niente, questo. C'è anche una batteria LiPo da 1100 mAh. E ora direi di aprirlo e vediamo insieme cosa c'è qui dentro. Aia. Ma anche voi vedete l'immagine un po' sfarfallosa, ragazzi. Su 200 euro ti consiglio l'Absanzino che oramai costa 230 euro. Questo costa 100 euro, 105, 106 euro. Ciao Gabi! Allora ragazzi, andiamo ad aprirlo. Fatemi girare la telecamera. Questa telecamera si vede meglio? Ok, togliamo questo. Allora ragazzi, vediamo un po' la scatola prima. Cosa ci dice di interessante? Allora, l'immagine è abbastanza carina. Mi sembrano motori a spazzole, sinceramente. Non mi sembrano brushless, però questo dovrebbe far risparmiare un po' di peso. Segnale 5G, cam 2K, il GPS ragazzi, il GPS questo drone, niente male, 14 più. Peccato per questo 14 più ragazzi, se fossero 14 meno sarebbero utilizzabili ovunque perché considerati giocattoli, invece 14 più sono considerati già roba più seria. Viva la farfalla, sempre. No, X8 ha motori brushless, diciamo che oltre un certo peso sono obbligatori i motori brushless perché devono reggere un peso maggiore. Ok, vediamolo ragazzi, like mi raccomando. Siete pronti? Oh, non si apre. Ah, si apre così, pensavo che si aprisse da sopra. Va bene. Lo tiriamo fuori. Buona vacanza Lorenzo, dove te ne vai esattamente? Vorrei dire i nomi di un paio di città greche, però sicuramente YouTube mi censurerebbe il video perché penserebbe sia una qualche parolaccia. Brushless.
Non viene fuori? Ok, è venuto fuori. Danilo, mi piacerebbe, Danilo. Isola di non posso leggere nemmeno quella parola, Gabbo. In Grecia ci sono alcune città con nomi un po' antipatici a YouTube. Un drone subacqueo, sì, sicuramente sì, quest'estate, Silvia, resta sintonizzata. Ti interessano? Allora, cosa c'è dentro? Allora, abbiamo gli adesivi della MGX. Guardate che... Perché sono adesivi bugs se questo non è un bugs? Vabbè, non facciamoci queste domande. Comunque sono 2, 4, 6 adesivi carini, simpatici. Boh, attaccateli dove volete. Ehm, sì, oramai MGX con il suo polistirolo. Va bene, Danilo, vengo volentieri. Esistono, però costano un botto, Christian. Io ne ho supportato uno su Indiegogo. Dovrebbe arrivarmi prima o poi. Allora, intanto vediamo. Una cosa interessante che noto, guardate il radiocomando, ha il display tipo quello del Mavic. Interessante, manuale bello grosso. Ah, guardate, ha il display OLED, credo. Bello. Purtroppo già se hanno una telecamera sono 14 più i droni. Ragazzi, un bel like, mi raccomando. Nulla, qui c'è... Vabbè, l'applicazione penso sia sempre la stessa, oppure no? MGX GPS, sì, la stessa applicazione del drone che vi ho recensito l'altro giorno. Va bene, togliamo anche questo. Quello è il manuale rapido. Questo è il manuale più serio. Vieni da me. Vai latte che ti faccio la pasta tanto per domani sei ancora in tempo. Magari Lorenzo, magari. Magari. Vabbè, il manuale è bello corposo. Ok. Vi lascio il link d'acquisto più tardi, ragazzi. Ora non posso, ovviamente. Bla bla bla. E volato via il polistirolo. Ok, vabbè. Si vede che comunque è un drone economico. Prime impressioni, ragazzi? Cosa ne pensate? Dite la vostra. Tiriamo fuori prima gli accessori. Vediamo che accessori abbiamo. Sì, Danilo. Costa 100 euro. Pix. Lascio i link dopo, a fine video. Pomodoro Mutti. Che polpa. Sicuramente, forse col Mavic. Vediamo gli accessori inclusi nella confezione. Le ciliegie sono buonissime, sì, le ho mangiate proprio oggi. Abbiamo un cavo USB, micro USB. Spero di non avere le unghie nere perché oggi ho lavorato un po', perdonatemi. Vabbè, questo penso serva per caricare la batteria. Poi abbiamo un attimo, ragazzi, ci siete? Prova, prova. Prova, mi sentite? Scattosa, beh, fatemi cambiare connessione, provo a mettere quella telefonica un attimo solo. Ora? Come va ora? Ora sono con la connessione 4G. Va meglio? Ok, speriamo che non mi finiscano i megabyte mentre sto facendo la live. Comunque dicevo, che stavo dicendo? Ho perso il filo del discorso. Dicevo, sono eliche normali, non a sgancio rapido. Vabbè, sono rarissime a sgancio rapido, ragazzi, fa caldissimo qui. Vabbè, altre eliche, altri cavi. Vediamo che altro c'è. Un bel like, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora messo, supportate il canale con un bel like. Sì, come scrivono 2K, magari le foto sono 2K, però i video sono HD normali. Il mio Mi 4K, il mio Mi Drone, un bel X8 SE ci sta tutto. Il radiocomando non viene fuori. Che bello il polistirolo, ragazzi. Voi non potete immaginare. Oh, il radiocomando è carino. Vediamo. Si apre così. Però questo è solo un grip ulteriore per le mani. Le antenne sono vere o finte?
No, non ce ne sono economici, Andrea. Puoi usare solo gli FPV goggles della DJI. E vabbè, le antenne sono finte, ragazzi. Quando non vedete un cavo metallico all'interno, significa che sono finte. Ok. Bello lo schermo, speriamo che non sia finto. Abbiamo tasti per accensione, penso. Ritorno a casa automatico, scatto foto, video, accensione motori, stick di qualità buona, tasto per che cos'è questo tasto? Per la velocità e per le luci, forse. Tasto per decollo e atterraggio automatico. Questa è finta, non si muove. Questa invece è vera. Questa griglia da reazione secondo me è falsa anch'essa. Ok, vanno delle batterie. Sono due stilo classiche. Le vado subito a recuperare, ragazzi. Giro la telecamera. Il telefono sta riscaldando un botto, non so il motivo. Fatemi trovare due batterie, ragazzi. Ragazzi, un bel like se non l'avete ancora lasciato, mi raccomando. Forse stanno qua dentro. Com'è il drone? Non l'ho ancora provato. Aspettiamo un attimo di provarlo. No, non è stabilizzata la telecamera. Grazie, Gabi. Allora, mettiamo dentro le batterie. Non si chiude. Ok. Si accenderà, ragazzi, oppure no? Raga, il display è bello, guarda, è identico a quello del Mavic. Che bello è il display, amici. Bellissimo. Allora, segna la velocità, la batteria del drone, la batteria del radiocomando, la distanza, l'altezza, la modalità di volo GPS VPU, non so se c'è. Questo credo sia la velocità e la modalità del radiocomando, mod 2. Bello, bello il display. Ora vediamo il drone. Lo mettiamo qua, il radiocomando. Sembra la prima Nintendo. Quale, Marco? Un bel like per il radiocomando. E ora vediamo il drone. Questo si può togliere, non c'è nient'altro. Perdonate il rumore. Ok. Mm, il drone si presenta così. Pure le etichette uguali ai DJI, ragazzi. Identiche, guardate. Uguali. Sono loro. Sono prese dai DJI, magari qualcuno che butta le etichette e sono incollate qua, identiche. Ok, apriamolo. Allora, si apre prima così o prima da sotto? No, prima da sotto. Sì, assomiglia all'F11 Pix. Un bel like, ragazzi. Ok. Cosa c'è scritto? Fatemi mettere a fuoco. Apri le armi, cioè apri le braccia anteriori. Ok. Dietro cosa c'è scritto? Apri le braccia posteriori. Grazie. Poi sotto che c'è scritto invece, in minuscolo. Per favore usa una memoria micro SD di classe 10. Ok. Abbiamo due LED, ragazzi, tipo il Mavic 2, LED di posizione da accendere. Ok. La VPU. Ah, fantastico, c'è anche la VPU. Sì, sì, sì. Abbiamo la telecamera. Boing. Secondo voi è motorizzata oppure no?
Allora, il rumore lo fa, quindi potrebbe essere motorizzata. Bisogna inserire una micro SD qua dentro. La batteria sarà finta qua sopra, come l'altro drone. No, è vera. È vera anche la batteria, ragazzi. È una 1100 mAh. Si ricarica in micro USB. E mi sa che è un po' scarica. Sì. Ora vediamo il peso esatto di questo drone. Qui va la micro SD. Questo lo togliamo. Ok. Quanto pesa secondo voi, ragazzi? No, non penso sia stabilizzata. Ciao Francesco! È al 50%. In che senso? Sto cercando il cavo di ricarica. Ok. Vediamo quanto pesa questo drone, ragazzi. Se pesa meno di 250 grammi, un bel like, altrimenti niente. C'è anche l'etichetta, guardate. Motori a spazzole. Devi considerare una cosa, Pix, che se vuoi un drone leggero sotto i 250 grammi, devi avere motori a spazzole. O comunque un drone molto ben costruito. Però, se è molto leggero, potrebbe andare bene. Ciao Rolando! Oh, bellissima, ciao Rolandina. Vediamo quanto pesa. Allora, mettiamolo sopra. Cioè, ragazzi, assurdo, pesa 248,2 grammi. Oh mio Dio, che peso assurdo. Ok, quello è un lampadario. Quindi 248,2 grammi, la telecamera se ne sta andando. Quindi in teoria anche questo è un drone utilizzabile ovunque. Like per i 248 grammi. Grazie Florence. No? O non hai. Come mai questo nome? Proviamo ad accenderlo. Se non accende lo attacchiamo al caricabatterie. Ottimo. Bene. Vediamo se accende. Oh, le luci sono carine. Cauto il radiocomando. Bene. Ok. Vediamo se riusciamo a sincronizzarlo al radiocomando. Metto un dito sopra, ancora mi parte all'improvviso. 100 euro, Francesco. Sicuramente, Gabi. Ok, penso che... Proviamo a girarlo, ancora è da calibrare. Devo leggere il manuale, ragazzi. No, non penso sia da calibrare. Magari lo lascio un attimo a caricare. Ok. Allora, il cavo di ricarica, un secondo solo, amici. Guardate che bella la batteria. Non è bruttissimo come drone, eh? Non è male. Non è male. Ok, è un drone brushed, è un drone giocattolo, però è bellino. Devo capire come accoppiarlo al radiocomando. Cosa ne pensate? Vi piace? Fatemi leggere un attimo il manuale. Vediamo se ci capisco qualcosa.
Quanto è la cella della batteria? È una 3.7 volt e 1100 mAh. Motori brushed, sì, però pesa 248 grammi. Mavic Killer. Sì, per costare 100 euro è molto carino. Un attimo, voi scrivete quello che volete intanto, io cerco il modo per accoppiarlo. Allora. Ah, il gimbal mi sa che può essere regolato da radiocomando. Allora, una cosa importante, ragazzi, questi droni senza gimbal vero e proprio non sono adatti per fare i video, ok? Voi se cercate un drone economico per fare video, scordatevelo sotto i 200 euro. Perché per fare video buoni serve un gimbal meccanico e quello lo avete solo con droni che costano più di 200 euro. Parliamo di Fime A3, Absanzino, eccetera, eccetera. Oppure l'X9 che recensì un po' di tempo fa. Questi sono droni adatti per fare le foto e dato che pesano poco, anche per utilizzarli ovunque, senza restrizioni. Ovviamente tranne che in parti vietate come sui monumenti, sui campi di calcio, negli aeroporti. Avete capito? Allora, l'applicazione è sempre quella, quindi dovrebbe andare bene. Allora, connessione. Ok, tasto. Mm. Dovrebbe essere quella la. Ok. Ora proviamo ad utilizzarlo. Sì. Eh, allora, questo lo puoi usare ovunque, però ha una qualità inferiore. Invece il ZLRC pesa di più, quindi ha più limitazioni, però è un drone fatto meglio, con motori brushless, con una cam migliore. Allora, lo Xiaomi Mi 4K sarà nuovamente prodotto, cioè fabbricato però nei prossimi mesi. La batteria sì, era al 50%. Aspettiamo qualche secondo. Un bel like, ragazzi, mi raccomando. Fa caldissimo, davvero caldissimo. Chi di voi è pugliese? È bello che Stefania entra, saluta e poi se ne va. Resta 5 secondi in live. Prego, prego. Se avete fatto qualche domanda e non vi ho risposto, rifatela. Me la sono persa. Ciao Albania. Voglio capire come si accendono le luci sotto. Voglio vedere qual è il tasto. Ah, dovrebbe essere questo. Perché c'è anche la foto della luce. Non so se la vedete. Ora ci proviamo. Allora, premi poco per switchare la velocità. Premi a lungo per accendere e spegnere i LED. Oh, fantastico, ragazzi. Vabbè, riproviamo a mettere la batteria dentro. Vediamo se stavolta si accoppia oppure no. Facciamola accoppiare. In Lombardia. Io ho due regioni più su. Allora, si accende prima il radiocomando e poi si accende il drone. Questa è una regola generale. Ragazzi, si è accoppiato. No. Mi sta sorprendendo, amici, mi sta sorprendendo. Perché dico che mi sta sorprendendo? Ve lo faccio vedere subito. Spengo tutto. Un attimo. Ok. Allora, accendiamo radiocomando. Accendiamo drone. Guardate il gimbal che già si muove. Quindi ha già una meccanica per il gimbal. E possiamo muoverlo da questa ghiera qui sopra. E si muove anche abbastanza bene, abbastanza lentamente.
Ottimo. Questa è una bella cosa, abbastanza buona. Allora, vediamo se si accendono le luci. Lino Banfi, ma che... Allora, le luci non si accendono. No, non vogliono accendersi. Vediamo se bisogna fare prima la calibrazione. Ok. Vediamo ora se si accendono le luci. No. No. I LED qui sotto, per qualche motivo, non si accendono. Vabbè, comunque, proviamo ad armare i motori. Vediamo che succede. I motori girano. Ah, ecco, sono accesi i LED, guardate, è solo quando è armato. Bene. Bello. Bellino. Luce accesa anche di giorno. E casco ben allacciato. Ok, il drone è simpatico. Il radiocomando anche. Ciao Lucio. Ciao Emanuele. Atterraggio serale. È illegale. Ti è arrivato oggi? Che cosa, Antonello? Cosa ti è arrivato oggi? Il ciclo? Eh, ok, carino. Proviamo a connetterlo all'applicazione. Vado a prendere il telefono di riserva. Un attimo, ragazzi. Fa caldissimo in questa stanza. Questo è l'MGX X103W. Mi è arrivato oggi questo drone. Ah, fantastico Antonello, l'hai già provato? Allora, proviamo la telecamera. Vabbè, proviamo a connettere il drone. Vediamo. MGX GPS. Ok. 103V. Vi faccio vedere. Questa è l'applicazione. Questo è il drone. Dobbiamo connetterci alla sua wifi. Dovrebbe essere questo qui. Ok, si è connesso. Go. Bene. Vi ricordo che la cam è 2K, ok? Bene. Proviamo a muovere il gimbal. Il gimbal si muove. Perfetto. Ok. Proviamo a farci una foto. Ok. Vediamo come sono. Il ritardo mezzo secondo più o meno. Allora, la libreria dov'è qua? Questa qui.
Ok, allora ragazzi, la cam è 2K, quindi penso che per le foto vada abbastanza bene. Per i video un po' meno dato che non è stabilizzato. Ok, ma devo provare meglio questo drone perché è interessante. Fatemi leggere le vostre domande. Allora, se avete scritto 2K. Ehm, lo fanno apposta, Rami, lo fanno apposta. Non si può mettere uno schermo per vedere dove va. No, questo supporta gli smartphone. Però la cosa bella che vedo poche volte in droni economici è il radiocomando con il display OLED come il Mavic Pro. Questa è una bella feature, secondo me. Cioè, apprezzata sicuramente. Vi piace questo drone, ragazzi? Volete vederlo in volo? Cioè, nei prossimi giorni? Sì, anche quello è un ottimo drone, Marco. Le antenne sono finte, però la casa madre dichiara 800 metri di range di controllo. Boh, non so se sarà vero oppure no. Vabbè, ok, quindi nei prossimi giorni lo vediamo in volo, ragazzi. Lo vediamo in volo. Ora niente, questo drone lo mettiamo un attimo da parte e parliamo di cosa volete parlare, ragazzi? Di Pac-Man lì dietro? Pieghevole? Lo chiudiamo. Dai, fate qualche domanda. Motori sono a spazzole, però pesa 248 grammi, quindi lo puoi usare dove vuoi, anche in bagno. Bene, ok. Ciao Freddy! Freddy è spagnolo, penso. Sì, Paolo, esatto, esatto, esatto. Comunque ragazzi, se non siete iscritti sul canale Facebook, sul gruppo Facebook, entrate perché parliamo di droni e tecnologia e c'è tanta gente. Ah, francese, scusami. Freddy ha un X8 SE. Tranquillo Marco. Tutto bien X8 SE. Avete visto che francese, ragazzi? Che drone è più meglio? Dipende tutto da quanto vuoi spendere per un drone. Oramai ci sono un sacco di droni. No, Christian, evitiamo di fare troppi danni. No, per poco. Vai tranquillamente, Francesco. Buona cena. Ma a 500 euro ti prendi DJI Spark Combo da Banggood, costa 470 euro ed è un ottimo drone. Ci sono anche alcuni russi, c'è un austriaco che mi segue anche, c'è un po' di tutto, un po' di tutto. Vabbè, stasera poca gente in live purtroppo rispetto ad altre volte, però meglio pochi ma buoni oggi. Buonasera Francesco. Comunque, mi raccomando ragazzi, una cosa importante, se comprate un drone cercate di volare quanto più possibile nei limiti legali, perché più infrangiamo le leggi, più restrizioni ci mettono. E non è una cosa bella. Quanto vuoi spendere, Francesco? Ok. Ciao Freddy. Ok, questo lo chiudiamo. 300 euro. Comprati l'Absanzino. Sta a 230 euro. È un buon drone. Cioè, è diventato un buon drone. Non
riesco a chiudere il suo che sta accadendo tutto. Bene. Ciao Tommaso. Oddio. Sì, vabbè, in Egitto è impossibile. In Egitto i droni sono vietatissimi. Un ragazzo ha provato a comprarne uno, non gliel'hanno permesso. Non so perché in Egitto non permettano i droni, forse perché ci sono molte basi militari lì in Egitto. Sta molto meglio, Francesco, grazie mille. Fai un video come portare un drone in Egitto illegalmente. Vedi cosa succede, Rami. No, ci sono alcuni paesi dove i droni sono proprio illegali, ma illegalissimi. Tipo l'Egitto. Cioè, non li puoi nemmeno comprare in Egitto. Ok, qua ho messo tutto. Va bene. Lo smonti a pezzi, sì, vabbè, ti controllano tutto. In aeroporto. È impossibile, è impossibile. Ok ragazzi, allora questo drone lo trovate dopo in descrizione video. Nulla, io ora vado a mangiare, a cenare. Noi ci vediamo domani, penso, dopodomani in un prossimo video. Vi voglio bene ragazzi, mi raccomando, quando esce questo video, se volete lasciate un bel commento e nulla, vi voglio bene. Ciao amici, buona